Ciao amici, benvenuti nel mio canale, io sono Francesco e oggi torneremo a parlare di dashcam. Vi dico subito che non è un nuovo prodotto, questo è un prodotto già che qualche anno è in commercio e si può acquistare tranquillamente su Amazon. Poi vi lascio come al solito tutti i link nella descrizione del video, ma andiamo a vedere le caratteristiche perché non sono affatto male. Allora, come vi dicevo, questa dashcam della Basque modello Q40S offre praticamente molte caratteristiche, dalla registrazione in HD 1080p, a un display da 4 pollici con risoluzione HD, al sensore G, al monitoraggio del parcheggio, ma poi andiamo a vedere nel dettaglio all'interno dell'autovettura come funziona il tutto. Allora, questi sono tutti gli accessori che contiene questa dashcam. Il supporto a ventosa per poter installare la stessa sul parabrezza della nostra autovettura. Possiamo smontare la dashcam e la ventosa rimane, vedete, fissata sul parabrezza della nostra autovettura. Abbiamo il libretto di istruzioni ed è presente anche la lingua in italiano. Abbiamo la seconda telecamera da fissare posteriormente alla nostra autovettura se vogliamo utilizzarla come telecamera di retromarcia. Una volta che colleghiamo questo cavetto rosso, quindi il positivo di questa telecamera, al positivo della luce della retromarcia della nostra autovettura, quando inseriremo la retromarcia ci fa vedere la zona posteriore con le linee per poter parcheggiare la nostra autovettura. Ovviamente su un display da 4 pollici la cosa è molto ristretta. Abbiamo il connettore mini USB da collegare alla dashcam e la presa accendi-sigari. In questo caso non abbiamo la possibilità di poter collegare un secondo apparecchio per poterlo ricaricare, il cavetto per scaricare i filmati dalla dashcam al nostro PC. Abbiamo il biadesivo per poter fissare e 2 vitarelle per poter fissare la telecamerina posteriore. Mi stavo dimenticando una cosa importante, praticamente la micro SD da 32 GB. Ecco qua. Ma adesso andiamo a vedere come funziona. Allora, intanto andiamo a fare la prima accensione. Questo lo togliamo e poi andiamo a accendere la dashcam, poiché questa dashcam ha anche una batteria interna. Vediamo. Eccolo qua, questa è la telecamera. La batteria è bassa chiaramente perché non è stata mai caricata, non ho mai connesso la dashcam all'accendisigari. Ecco qua, si è spenta infatti. Allora ragazzi, eccoci all'interno della mia Qashqai. La prima cosa che dobbiamo fare è rimuovere la protezione che è dietro la ventosa. La seconda cosa è andare a cercare un posto idoneo dove posizionare questa benedetta dashcam. Dove la andiamo a mettere? Non mi piace, vorrei metterla qua dentro, ma secondo me è un po' un casotto. Che dite? Boh, proviamo qui per ora. Allora, una volta che abbiamo deciso dove fissare la dashcam, andiamo a inserire lo spinottino per la telecamera posteriore e poi lo spinotto mini USB per alimentare la dashcam. E andiamo a riposizionare la dashcam.
vedete, si accende la luce blu e entra in funzione. Come si accende? Registra in automatico. Per fermarla dobbiamo cliccare sul pulsante OK, poiché se la telecamera sta registrando non ci fa entrare nel menu. Quindi con OK fermiamo il video che sta registrando e dall'ultimo pulsante sotto in basso entriamo nel menu. Per spostarci nel menu successivo dobbiamo andare di nuovo con l'ultimo tasto qua sotto, e da qui la prima cosa che dobbiamo fare, dobbiamo scendere con le freccette in basso e andare a formattare la scheda SD. Andiamo dentro con OK e andiamo su conferma. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare prima di attivare questa dashcam. Poi torniamo dietro con il menu, andiamo ad impostare il parcheggio custodito, che sarebbe il monitoraggio di parcheggio. Entriamo con OK e attiviamo su apri. Ragazzi, io per il resto non vi faccio vedere nient'altro, come si imposta l'ora, la data, lo potete fare tranquillamente in totale autonomia dal libretto di istruzioni, perché è talmente semplice. Io vado a vedere le altre cose, se il monitoraggio di parcheggio funziona, se le riprese le fa in maniera decenti, quindi accettabili, essendo una Full HD. Quindi io vado a vedere tutto il resto di un prodotto quando lo devo acquistare. Spero che siate d'accordo con me. Detto ciò, torniamo nella schermata principale, questa qui, con la telecamera frontale e il quadratino della retrocamera. Da questa schermata, quando la telecamera non sta registrando, possiamo con il tasto M entrare in questa modalità. Quindi se pigiamo una volta sul tasto ci apre la telecamera anteriore a schermo intero. Cliccando nuovamente sul tasto M ci va praticamente nella cartella dove ci sono i video che già ha registrato questa dashcam. Per far partire l'ultimo filmato registrato dobbiamo cliccare su OK e da qui parte il video, sia video che audio, poiché questa dashcam registra anche l'audio. E poi con OK praticamente stoppiamo il filmato e cliccando nuovamente sul tasto M ci torna alla modalità di default. Per cambiare questa impostazione dobbiamo cliccare sul secondo pulsante, questo con la freccetta qua, 1 e 2. In questo caso apre, divide lo schermo a metà, quindi da una parte ci sarà la telecamera anteriore, anche se comunque non mi piace come si vede perché stringe il campo. A parte che mi sembra pure magro, da una parte mi piace pure la cosa, però devo dire che comprime un po' troppo l'immagine, non si vede proprio benissimo. Comunque questa funzione è presente. Poi cliccando ancora una volta sull'altro pulsante si torna alla modalità a schermo intero con la telecamera anteriore. Facciamo passare tutti i fili sotto. Poi vi lascio qui sopra i link in descrizione dell'altra dashcam che ho installato, così andate a vedere come farvi passare i cavetti senza rovinare nulla. Io adesso li faccio passare provvisoriamente qui. Quando dovete far passare il cavetto della telecamerina posteriore, di scollegare lo spinottino, fate passare solo i fili e basta. Poi quando siete arrivati a questo punto andate a ricollegare lo spinottino. In alternativa potete mettere del biadesivo sotto e collegarlo qui sulla plastica del portellone, in questa maniera. Allora, ora andiamo a simulare se effettivamente funziona questa opzione di monitoraggio di parcheggio. Niente ragazzi, avete visto che comunque anche dando dei scossoni esterni all'autovettura non è sufficiente per far partire la registrazione in modalità di monitoraggio di parcheggio. Andiamo a vedere se magari urtando la telecamera fa partire la registrazione. Vedete, in questo caso adesso si
si sta accendendo e va a registrare perché ha subito un urto, vedete, sta registrando. Per far funzionare questa opzione correttamente, ragazzi, visto che la batteria comunque è talmente piccola che serve solo per il backup della telecamera, consigliano di andare a collegare il positivo della dashcam sulla scatola fusibili per rendere attiva questa opzione 24 ore su 24, poiché la batteria dopo un paio di filmati si scarica. Vedete, è finito, è già non registra più. Andiamo a impostare adesso il sensore G. Quindi io vi ho fatto vedere dal menu, quando non sta registrando la telecamera entriamo nel menu e scendiamo e lo impostiamo su medio come suggerisce il libretto di istruzioni. Quindi sensore G, entriamo dentro e impostiamo su media sensibilità e salviamo con ok. Torniamo nella nostra schermata principale ed attiviamo la registrazione, simuliamo che stiamo andando, che stiamo camminando. Parte la registrazione. Se l'auto dovesse subire un urto, in teoria dovrebbe seguitare a registrare e salvare il filmato che sta facendo per poterlo poi riutilizzare ai fini assicurativi. Vediamo se l'urto deve essere abbastanza consistente. Eccolo qui. Compare questa chiave sul display dove dice che sta salvando il video, sta bloccando il video. Stoppiamo e si ferma, vedete, si toglie anche diciamo l'icona della chiave. Se leggete poi sul libretto di istruzioni vi renderete conto dalle icone presenti sul display della dashcam. Ciao ragazzi, registrazione 1080p con dashcam e BASC. Come di consueto siamo giunti al termine di questa recensione. Andremo a vedere brevemente le cose che mi sono piaciute, le cose che a mio avviso sicuramente possono essere migliorate per quanto riguarda questa dashcam economica. Quindi ricordiamoci innanzitutto che è una dashcam economica acquistabile su Amazon intorno alle 50-60 euro. Poi ripeto, come al solito, se avrò dei codici sconto li troverete nella descrizione del video. Detto ciò, andiamo a vedere subito le cose che mi sono piaciute.
piaciute, e la prima cosa che voglio evidenziare sono i video effettuati con la telecamera anteriore, quindi la 1920x1080, la Full HD. Pur essendo una telecamera economica, una dashcam economica, comunque i filmati li realizza in maniera accettabile. Non dico che sono perfetti, perché direi un'eresia, ma sono accettabili, e gli stessi possono essere riutilizzati una volta riversati sul PC per fini assicurativi e quant'altro. La seconda cosa che mi è piaciuta è il fatto che il sensore G di questa dashcam funziona perfettamente. Altra cosa che mi è piaciuta è il fatto che possiamo utilizzare la telecamera posteriore come una retrocamera di parcheggio. Ovviamente il display da 4 pollici diciamo non è che aiuta tantissimo, però voglio dire, meglio di nulla. Per chi non ha nella propria vettura una retrocamera di parcheggio può sfruttare questa opzione. C'è, e non vedo perché non possiamo utilizzarla. Io ripeto, non l'ho utilizzata per ovvi motivi. Ragazzi, io ripeto, non ho collegato il positivo perché sulla mia ho il sistema 360 e preferisco chiaramente andarmi a vedere la retromarcia su un tablet con uno schermo da 8 pollici. Però per chi non dovesse avere la telecamera di retromarcia può collegare, ripeto, questa dashcam, e su questo display da 4 pollici potete monitorare il parcheggio. Altra cosa che mi ha fatto piacere è il fatto che il display da 4 pollici di questa dashcam si vede molto bene, ha una definizione HD e diciamo le scritte interne, il contenuto, i filmati che dobbiamo andare a rivedere si vedono abbastanza bene, sono ben definiti. Ora andiamo a vedere le cose che secondo me si possono sicuramente migliorare. E la prima cosa è il fatto della registrazione con la telecamera posteriore. I video registrati con la telecamera posteriore sono veramente una chiavica, ragazzi, ve lo devo dire, perché io quando recensisco un prodotto elogio pregi ed evidenzio anche difetti. Ovviamente non è che pubblicizzo un prodotto solo perché me lo mandano e non lo pago. Il fatto che la telecamera posteriore ha una risoluzione di 640x480, quando andiamo a allargare sgrana in una maniera incredibile, quindi secondo il mio modesto parere è appena sufficiente per poter andare a vedere una targa o una dinamica di un sinistro. Altra cosa che si può migliorare è sicuramente il sensore di parcheggio, quindi il monitoraggio di parcheggio, poiché avete visto anche dando degli scossoni consistenti alla vettura, simulando un urto, non parte. Bisogna avere, penso, un urto talmente consistente che ci disintegrano l'autovettura per far partire quel sensore. Al contrario invece del sensore di movimento, che l'ho dovuto disattivare poiché partiva in continuazione, è troppo sensibile, appena rileva una foglia che cade parte la registrazione. Diciamo che in abbinamento con il monitoraggio di parcheggio poteva essere una buona idea, in modo che quando partiva il sensore di monitoraggio di parcheggio abbinato a questo sensore di movimento poteva registrare intorno alla nostra vettura quello che succedeva. Un'altra cosa che non mi è piaciuta è il fatto che i pulsanti di questa dashcam non sono retroilluminati e anteriormente le scritte e i simboli dove ci indica il pulsantino laterale. Diciamo che di giorno sono percepibili e si capisce dove andiamo a cliccare, quindi la funzione che andiamo a cliccare, ma di notte, ragazzi, quando non c'è luce non si vede una beata ceppa. In ultimo volevo spendere 2 parole per quanto riguarda la sistemazione di questa dashcam. Io ovviamente l'ho inserita sotto lo specchietto per poter eseguire questa recensione, ma assolutamente non è la posizione più corretta, poiché ci va a limitare la visuale durante la guida. Assolutamente no. E magari trovate una posizione un po' più idonea, mettetela verso la parte destra dello specchietto in alto, magari rimane lì, non ci dà fastidio, anche se comunque poi risulta difficile andarla a utilizzare, a impostare, insomma qualsiasi cosa dobbiamo fare rimane scomodo, e soprattutto rimane
sto cacio cavallo appeso così non mi piace, non mi piace, ma non mi piace anche perché è troppo visibile dall'esterno, quindi non vorrei che una telecamera del genere che costa 50 euro fosse oggetto di richiamo di qualche malintenzionato che magari va a pensare che chissà che cacchio ci abbiamo attaccato sul vetro. È una mia opinione, ragazzi, quindi non dico che sia corretta, non dico che sia giusta, prendetela come tale. Bene amici, anche per oggi è tutto. Abbiamo visto come installare questa dashcam della marca Ebask, una ditta cinese ovviamente. Sarei molto contento di ricevere ogni tanto un prodotto italiano, mi farebbe molto piacere andare a testare anche dei prodotti italiani, non solo cinesi. Ditte italiani? Fatevi avanti! Quindi non era una ditta italiana, era solo mia moglie. Detto ciò, noi come di consueto ci vediamo in uno dei prossimi video. Mi raccomando, se lo stesso vi è piaciuto, sempre pollice in su, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Grazie di cuore come sempre. Ciao belli, alla prossima.